Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi voglio parlarvi della terrificante, agghiacciante e soprattutto storia di Rody Derry. Ma prima di cominciare, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare tutte le campanelline, di tempestare di like questo video e di commentare. Ma partiamo subito. La sua storia iniziò quando Rhoda era una ragazza vivace e piena di speranze. Proveniente da una famiglia rurale molto povera, si era innamorata di un ragazzo che viveva proprio accanto a lei, nella contea vicina. Tuttavia però questa favola, chiamiamola così, fu interrotta bruscamente quando la madre di questo ragazzo, contraria non si sa perché alla loro relazione, maledisse Rhoda. La madre appunto del ragazzo accusò Rhoda di stregoneria, una superstizione abbastanza comune in certe parti della società di quell'epoca. Questa maledizione, un misto di credenze popolari e tradizioni contadine, ebbe un impatto devastante sulla psicologia di Rhoda. Infatti nel giro di brevissimo tempo questa ragazza iniziò a manifestare sintomi di malattia mentale. Quella che all'inizio sembrava essere una giovane ragazza affranta per una storia d'amore finita si trasformò in una persona tormentata da voci e da visioni. Oggi, col senno del poi, potremmo anche dire che Rhoda effettivamente soffriva di qualche disturbo mentale, ma in quell'epoca le sue condizioni furono attribuite solo ed esclusivamente a una maledizione e alla follia. Man mano che la sua salute mentale peggiorava, Rhoda divenne sempre più instabile e pericolosa per se stessa. La sua famiglia, purtroppo incapace di gestire questa situazione, prese la tragica e dolorosa decisione di portarla in un ospizio per malati di mente nel 1850. A quei tempi purtroppo questo genere di ospizi, più che ospedali, erano simili a delle prigioni. I pazienti infatti erano trattati in maniera disumana, sottoposti non solo a restrizioni fisiche, ma in molti casi lasciati a vivere nella miseria più totale. Rhoda purtroppo fu confinata per oltre 40 anni in istituzioni psichiatriche, inclusa la famigerata struttura di Jacksonville nell'Illinois. Le sue condizioni sia fisiche che mentali peggiorarono drasticamente man mano che il tempo passava in quella struttura. All'inizio del suo internamento però Rhoda aveva ancora comportamenti di lucidità, ma più il tempo passava, la sua salute sia mentale che fisica si deteriorarono rapidamente. Dovete sapere che questa povera ragazza, durante la sua permanenza in questi istituti, subì dei trattamenti terribili. Pensate che addirittura fu legata ad una sedia per lunghi periodi, fino a quando ovviamente le sue gambe rimasero permanentemente danneggiate. Ma ragazzi, improvvisamente Rhoda, presa da un attacco di follia, si cavò gli occhi, rimanendo ovviamente cieca per tutto il resto della sua vita.
Rhoda, pensate che trascorse anni e anni rinchiusa in una gabbia sia mentale che fisica, urlando e grattando il pavimento, in preda ai suoi terrificanti tormenti psicologici. Le condizioni a quell'epoca nelle istituzioni psichiatriche nel XIX secolo erano spesso disumane. Gli ospiti infatti erano trattati con una brutalità incredibile, con pochi, per non dire nessun trattamento medico adeguato. Spesso e volentieri infatti le persone venivano sedate con alcol o addirittura lasciate lì a morire da sole lentamente di fame e di infezioni. Queste situazioni erano maggiormente aggravate dalla mancanza di comprensione delle malattie psichiatriche, ma non solo, anche dal forte stigma sociale che circondava i malati di mente. Molti infatti consideravano i malati psichiatrici non come persone in realtà malate, ma come individui moralmente devianti o addirittura posseduti da entità malvagie. La svolta nella storia di Rhoda però arrivò soltanto nel 1904, quando il dottor George Zeller prese totalmente il controllo della struttura psichiatrica di Bartonville e si imbatté nel caso proprio di Rhoda. Ma sapete chi era Zeller? Era un medico innovatore dell'epoca che credeva in un comportamento molto più umano e compassionevole per tutti i malati di mente. Infatti, quando vide per la prima volta Rhoda, era una donna ormai devastata, cieca e con un corpo contorto da tutte le torture che poverina ha dovuto subire in tutti quegli anni. Nonostante tutto questo, però, Zeller decise di darle una seconda possibilità, ovvero quello di vivere una vita dignitosa. Sotto la cura di questo medico, infatti, Rhoda fu trasferita in una struttura un po' più confortevole, dove finalmente ricevette le cure adeguate. La ragazza infatti visse i suoi ultimi anni di vita in condizioni molto più umane, trattata decisamente meglio, anche se purtroppo e ovviamente i danni subiti durante tutti quegli anni ormai erano palesemente irreversibili. Purtroppo Rhoda perse la vita il 9 ottobre del 1906 dopo un'intera vita di sofferenze. La storia di questa ragazza, proprio per questi motivi, divenne un simbolo della necessità di riformare tutto il sistema psichiatrico dell'epoca. Il suo caso, però, come quello di altre persone, ricoverate ovviamente negli istituti psichiatrici, portò all'attenzione dell'opinione pubblica tutte le condizioni spaventose in cui i pazienti erano costretti a vivere. Tutti i riformatori nel XIX secolo e agli inizi del XX, tra cui Dorothea Dix e lo stesso Zeller, si batterono fortemente per migliorare il trattamento dei malati di mente, chiedendo una maggiore compassione e una maggiore umanità. La storia di questa povera ragazza, ovvero di Rhoda Derry, resta un esempio della crudeltà che può derivare dall'ignoranza e dalla superstizione.
Questa è una storia di disperazione, ma anche di speranza, poiché proprio il suo caso aiutò a gettare delle basi per i progressi futuri nella cura della malattia mentale. Ragazzi, questo video per oggi purtroppo termina qua. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelline e commentate. Noi come sempre ci vediamo prestissimo nel nostro prossimo video. A proposito ragazzi, non dimenticatevi di farmi sapere voi che cosa ne pensate di questa povera ragazza e di tutte le violenze, ecco, chiamiamole così, che ha dovuto subire in tutta la sua vita. Detto questo, ci vediamo nel nostro prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned.